Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Ariete, tendenze energetiche affettive per la prima parte di febbraio 2024. Grazie. Ragazzi, abbiamo la torre. Quindi potrebbe essere un periodo dedicato alla destrutturazione di qualche idea, magari, di qualche sicurezza, di qualche zona di comfort, di qualche certezza. È come se ci fosse un crollo di una situazione che si dava per scontato. Andiamo a vedere magari il crollo di un pensiero, può anche non essere così drastico come appare con la torre, ecco. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Vi ricordo che le letture sono generali per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se proprio non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Ho pubblicato una guida per spiegare come unire questi oroscopi, la trovate sotto in descrizione. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, le previsioni per il 2024 e il link ai corsi del 2024. Bene, vi ricordo che queste sono letture sugli affetti in generale, possono riguardare gli affetti familiari, gli affetti di coppia, quelli di amicizia. Io andrò, diciamo, dandovi la linea generale e cercando di fare alcuni esempi per aiutarvi ad adattare la lettura alla vostra realtà. Allora, partiamo da un 7 di bastoni, un fante di bastoni, un 9 di pentacoli, la morte, abbiamo una bellissima ruota della fortuna, ragazzi, un 3 di denari, e il mondo, bellissima. Partiamo da questo 7 di bastoni. Allora, qui la sensazione è che qualcuno o si sia arreso o stia per arrendersi. C'è come una sorta di, diciamo, cedimento strutturale e potrebbe anche rappresentare la torre, in questo caso. Adesso poi andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi, però c'è come una sorta di, sì, di resa, mi viene da dire. Abbiamo anche questo fante di bastoni, potrebbe essere il partner, potrebbe essere un figlio. Adesso poi lo andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta. E il 9 di pentacoli mi dice che qualcuno ha voglia della propria indipendenza, della propria autonomia. È come un, ok, se fosse per esempio un'energia, questo fante di bastoni, potrebbe essere un, ok, vado, lavoro, vedo per la mia autonomia, indipendenza. Tenete presente che il 9 di pentacoli è la carta dei single. Ah, tra l'altro le letture dei single sono già online, ragazzi, quindi se avete piacere potete ascoltare anche quelle e integrarle con questa lettura. Andiamo a vedere carta per carta. Allora, eccola qui la torre. Abbiamo la torre e un 3 di pentacoli. Allora, qui potrebbe essere riferito ad una relazione che avevate o che avete e che in qualche modo, diciamo, avete bisogno di ridefinire. Qui c'è un 3 di coppe, quindi per qualcuno potrebbe essere una relazione a 3. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Una relazione a 3 o se non è quello il vostro caso potrebbe essere una relazione di amicizia anche. Allora abbiamo un 2 di pentacoli e un 4 di coppe. Ragazzi, qui ho l'idea che dopo questo momento torre, dopo questo momento anche un po' di delusione, se vogliamo, che qualcuno ha vissuto,
C'è questo 2 di pentacoli, quindi è un po' come se le cose ricominciassero da capo, è la carta dei cicli che si ripetono, è la carta degli alti e bassi. Quindi vi dirò, c'è anche il 4 di coppe. È come se non vedeste un'altra alternativa, mi viene da dire. Qui c'è qualche cosa o che è successo in passato, comunque è un qualche cosa che vi fa dire ok, basta, non ce la faccio più. Non, non vedo vie d'uscita. Andiamo a vedere il 9 di... Ok, grazie. Di denari. Allora, di nuovo, morte. 3 di spade, 7 di spade. Mamma mia, ragazzi. Voglio andare a vedere anche la morte. Allora, ho come la sensazione che ci sia voglia di essere amati, voglia di essere importanti per qualcuno, voglia di smettere di raccontarsi bugie, voglia di guarire, voglia di tagliare con certi atteggiamenti, con certi sentimenti, con certe sofferenze. Ho l'idea che questo fante di bastoni potrebbe essere una persona con la quale continuano a ripetersi certi cicli di comportamento. E qui vedo proprio che è come se non si riuscisse ad interrompere questo ciclo. Ma avete sia la carta della torre che la carta della morte al contrario. E anche qui c'è la carta della morte. È come se foste voi che non volete vedere certe realtà. E infatti anche qui avevate la carta della cecità. Il 7 di spade è la carta di, sì, di qualcuno disposto a tutto, a dire anche delle bugie, pur di ottenere quello che si vuole. È una carta legata all'ego. È un po' come, ok, vi faccio un esempio come un altro perché è quello che è, diciamo, più lampante per me. Quando si è in una relazione di coppia, soprattutto quando c'è una famiglia di mezzo, si tende a, diciamo, normalizzare magari la sofferenza di una relazione che non funziona più, pensando che rimanendo lì i figli non soffrano. Quindi questa è un po' una bugia che ci si può raccontare o che ci si racconta alcune volte quando magari ci sono altri 10 motivi per cui non volete interrompere la situazione. Può essere per insicurezza, può essere perché non sapete da che parte cominciare, può essere perché non avete abbastanza reddito per ricominciare. Questo ovviamente è un esempio, non calzerà per tutti, però per farvi capire che cosa intendo. E qui infatti abbiamo sia la morte che il 10 di spade, che è l'arcano minore della morte. Quindi vi dico ragazzi, è come se ci fosse un bisogno, una necessità appunto di far cadere certe sicurezze, certe certezze. È una questione di ego. L'ego è colui, è quella cosa che si attacca al risultato, si identifica con il risultato. Se io ho un lavoro di successo, io sono una persona di successo. Se io ho un lavoro, fallisco nel lavoro, io sono un fallito. Invece non è così, perché noi non siamo solo quel lavoro o solo quella roba lì, c'è tanto altro dietro. E qui ho un po' quella sensazione che qualcuno faccia fatica a tirare giù la maschera, a scoprire quali sono le bugie che si era raccontato, le manipolazioni mentali che sono state fatte, anche autoimposte, perché la maggior parte delle volte essere intrappolati nel proprio ego vuol dire crearsi come delle strutture mentali da soli. E vi dico, qui avete un 3 di spade, probabilmente queste strutture mentali cioè, non vi fanno bene perché c'è ancora questa ferita aperta. Andiamo a vedere perché guardate, qui va bene, c'è un po' da lavorare, da destrutturare, ma qui le cose cambiano perché avete ruota della fortuna e mondo. Andiamo a vedere la ruota della fortuna che normalmente, wow, 10, 10, 10. Quindi 10 di coppe e 2 di spade. Allora, la ruota della fortuna è una carta che quando arriva, arriva per cambiare certe dinamiche, per cambiare la realtà, è una botta di fortuna, di fortuna appunto.
Parla anche di eredità, cambi inaspettati delle situazioni. Vi dico, avete poi questo 10 di coppe e 2 di spade. È come se di punto in bianco le cose andassero meglio, però voi non vi spiegate come mai, non vi spiegate perché. Perché il 2 di spade è sempre una carta che indica un dubbio, come se ci fosse qualche cosa che non vi torna. Andiamo a vedere il 3 di denari. Giudizio e 7 di coppe. È come se vi consigliassero di lavorare sulle disillusioni. Perché qui avete il giudizio al contrario. Il giudizio al contrario vuol dire che ancora non avete un'idea di insieme, non vi siete ancora risvegliati, non avete ancora compreso del tutto. Allora, vedendo queste due carte, ragazzi, molto ha a che fare con l'amor proprio, con quanto voi valete, con quanto voi meritate. Chiedetevi, io merito questa situazione o merito di meglio? Anch'io ho diritto a essere amato, essere capito, essere sostenuto, essere compreso. Però avendo questo 7 di coppe al contrario è come se appunto cadessero anche delle illusioni in un certo senso. C'è da lavorare, c'è da lavorare. Io qui ho come l'idea che vi dicano di iniziare qualche tipo di progetto. Potrebbe essere proprio con questa persona. Ragazzi, quando volete conoscere qualcuno, le cose da fare sono due. O ci lavorate insieme, perché quando non c'è un secondo fine, diciamo la persona si vede un po' di più nella sua natura, o ci litigate. In base a come uno litiga, voi capite se è una persona con la quale si può trovare un accordo, oppure se è una persona che lotta solo in modo egoico. Le lotte egoiche sono quelle dove la cosa importante è chi ha ragione, non è tanto il trovare il punto di incontro. Quindi sono quelle lotte, quelle discussioni che non servono perché non si trova un punto di unione. Andiamo a vedere il mondo, perché qui le cose cambiano, c'è un completamento, c'è un compimento. Cosa ho visto? 9 di coppe. Guardate, io credo che questo 5 di pentacoli e 9 di pentacoli che si ripete. Questo lavoro di destrutturazione di queste disillusioni, delle bugie che vi siete... c'è un'altra cosa che vi siete detti, c'è un'altra cosa che vi devo dire. Molte volte, perché lo vedo qui, molte volte si fa fatica a lasciare andare indietro una situazione perché si è talmente abituati a vivere il dolore per quella situazione che ormai è diventato talmente grande che se noi lo lasciamo indietro resta un buco. È come un attaccamento all'idea di provare dolore. Cercate su internet corpo di dolore, perché quando il dolore è tanto, appunto, prende proprio corpo, prende forma e normalmente la persona tende a cercare film che fanno piangere, a cercare amicizie che comunque nutrono questo dolore. Però vi dico, ehm, c'è come un lavoro, c'è un compimento alla fine, perché appunto abbiamo il mondo. C'è una carta di appagamento, avete 2 9. Tenete presente che il 9 è la carta dell'iniziazione, è come se aveste bisogno di lavorare la ferita d'abbandono o qualche tipo di delusione o qualche tipo di carenza. Per molti potrebbe essere una carenza economica. Però considerato che c'è tanta sofferenza, ho più l'idea che sia una carenza di amor proprio, cioè perché mi trattano così, non merito questo e quindi sta poi a voi alzare la testa e dire no, basta, non ti permetto di trattarmi così. Può anche essere utile alle volte, ragazze, per contrastare l'altra persona, mettere proprio una mano davanti tra voi e l'altro, no? Questo fa parte, è una tecnica per rompere le energie, i ganci energetici. Mettere quasi davanti alla bocca dell'altro, cioè quando alzate la mano la mettete all'altezza della bocca, non davanti a lui, perché potrebbe pensare che magari gli volete dare uno schiaffo o lei volete dare uno schiaffo, però la alzate, diciamo, tra bocca e bocca ed è un modo di creare una barriera energetica. Tutte queste cose le spiego nei video degli abbonati, eh.
Allora, andiamo a vedere un oracolo di questi e poi andiamo a vedere un mantra per sviluppare l'amor proprio. Ne abbiamo 3. Not today. Ah, che forte. Allora, qui vi dice di evitare una conversazione, una chiamata, guardate che anche qui il giudizio è il contrario, quindi non rispondete al telefono, o di evitare direttamente una persona. Dice che c'è ancora della rabbia e che è necessario mettere delle barriere, ragazzi. Avevo un 9, no. Ok, allora poi abbiamo questa carta che vi invita a diventare osservatori, insomma, della realtà, delle dinamiche di comportamento. Parla anche di gaslighting e di percezione. Quindi il gaslighting ve lo metto qui così se non sapete che cos'è lo potete andare a cercare nel dettaglio su internet. È diciamo un atteggiamento che tende a confondere la mente dell'altro. Lo fanno gli abusatori, i narcisisti, le persone tossiche. Lo fanno intenzionalmente, sanno che stanno facendo quella roba lì, quindi non è da giustificare. Allora, e anche, ragazzi, ma guardate, tutto mi dice che state. Vabbè, finisco qua e poi vado lì. Empatia, il paradigma del narcisista parla. Parla di essere usati, di mettere anche qui no, bandiere, come si dice? Boundaries. Limiti, confini. Vi dico, tutta questa zona della lettura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, perché qui è un po' pesantina, ve lo dico, ma tutto è autoimposto. Cioè, quando noi soffriamo, anche se è qualcun altro a farci soffrire, in realtà il fatto di prenderci la responsabilità di dire no, aspetta, sono io che mi sono fatta fregare, sono io che ho permesso tutta questa cosa qua, vi dà come l'idea di riprendere il vostro potere. Quindi nel momento in cui sono io che accetto, sono anche io che dico di no. Cioè, se io ho accettato una relazione a 3, posso anche dire basta in qualsiasi momento. Chiaro, c'è la delusione, c'è la tristezza, c'è il dolore, perché non è quello che mi aspettavo, però anche lì tenete presente che quando noi creiamo delle aspettative, siamo noi che dobbiamo soddisfare le aspettative, non sono gli altri che devono soddisfare le nostre aspettative. Andiamo a vedere ancora un mantra per guarire questo cuore. Luna, carta numero 21. Oh, che bella. Onoro il flusso sacro e il ritmo del femminile. Negli arcani, nei tarocchi, la carta della luna è collegata al lato d'ombra, a tutto quello che non si vede alle proiezioni, perché la luna è illuminata a metà, quindi è come se voi aveste un'idea a metà della realtà. C'è un 7 di spade, c'è qualche tipo di illusione, che qua diventa disillusione, però ecco, è come se fosse un invito a fidarvi del vostro intuito. L'intuito è quella cosa che arriva, non si sa bene perché, come, quando, insomma, però quando vi arriva quella sensazione, che è anche un po' di disagio, se vogliamo, no? Quando la persona vi dice qualche cosa e a voi non torna, c'è qualcosa che non vi convince, o semplicemente sentite una sensazione strana all'altezza del cuore, tipo quando un po' si chiude, quello potrebbe essere un'intuizione. La seconda cosa che vi arriva è già l'ego, è già la testa. No, ma sicuramente ha voluto dire così perché. No, però ha fatto. No. L'intuizione qual era? Non mi sta dicendo la verità. Ma magari non mi dice la verità per non ferirmi. Ma magari mi vuole fare una sorpresa. Insomma, ce la vendiamo. Però no, il punto è che non è stato sincero. Fine. E c'è da riconoscerlo. Questo per farvi un po' capire come essere onesti con se stessi, no? Perché molte volte noi stessi ci raccontiamo delle bugie perché ci aspettiamo qualche cosa, vorremmo qualche cosa dalla vita e allora ci illudiamo anche un po'. Ehm,
però ecco, per capire come, diciamo, distruggere un po' queste illusioni. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Quando vi sentite in questi momenti un po' grigi, così, io vi consiglio di mettere della musica allegra, proprio cambiate forzatamente a livello meccanico le vostre vibrazioni, focalizzatevi su delle energie più alte, mettetevi a ballare, mettetevi a dipingere, a cantare, saltate sul letto, fate quello che vi pare, ma alzate le vibrazioni. L'importante è riuscire a contrastare, perché quando uno resta in questo tipo di emozioni non è lucido per osservare le dinamiche. Va bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!